Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi faremo una cosa eccezionale. Qui ho una bella bowl piena di cinghiale di vari tagli. Dunque, questa qui ieri sera l'ho pulito il cinghiale, ho tagliato in pezzi leggermente più piccoli, l'ho messo in questa bowl ricoperto da vino rosso e ci ho messo un po' di odori, ho messo salvia, ho messo sedano, ho messo le carote, qualche bacca di ginepro, rosmarino, la cipolla, ok? No sale, mi raccomando, no sale. L'ho coperto come avete visto dalla pellicola e l'ho messo in frigorifero a riposare per tutta la notte. Ok, adesso andiamo a pulirlo, quindi mi sposto un attimo sull'acquaio, lo lavo e vi faccio vedere qual è il risultato. Allora a questa nuova preparazione sempre con il cinghiale. Allora qui ho delle costoline, dei pezzi di polpa, dei pezzi di costola, di osso e un altro pezzettino di polpa. Questi li lascio interi, mentre la polpa, come abbiamo fatto per l'altra preparazione, la dobbiamo un attimino pulire, levare di questo, privare di questi pezzi bianchi che poi dopo potrebbero essere duri in cottura. Questa volta facciamo un cinghiale con il finocchietto selvatico, come qualcuno avrà notato qui davanti a me. Allora, mentre pulisco il cinghiale vi dico gli ingredienti. Servirà aglio, un paio di spicchi d'aglio, un peperoncino, vino bianco, sale, pepe e olio, ovviamente questo come sempre, e finocchietto selvatico. Questo se lo trovate in natura è molto più buono, eventualmente se no in qualche supermercato un po' più fornito si trova qualche vaschetta nel banco frigo, come in questo caso qui, che io purtroppo non ho potuto prenderne uno selvatico in natura. Allora procediamo con la pulizia. A questo punto si cerca di ricavare dei bocconcini che devono essere mangiati come secondo, quindi insomma abbastanza grossotti, li lascerei abbastanza grossotti. Ovviamente più uniforme è la grandezza dei pezzi, più uniforme è la cottura, quindi cerchiamo di rimanere sempre più o meno sulle stesse dimensioni. Queste parti qui sono dure, quindi io cerco di levarle, ovviamente senza scarnificare troppa carne. Ok, vedere, ok, questo si divide, se ne fa 3 parti, io direi più o meno ci si potrebbe essere. Ok, e questo vedete che bella polpa scura compatta che ha. Questo è stato marinato come abbiamo visto e niente, adesso visto che ci sono cerco di recuperare tutti i pezzi per vedere che non ci siano pezzi troppo grossi. Qui c'è l'osso, quindi va bene così, questo va bene. Ok, anche questo c'ha l'osso, questo si pulisce addirittura con le mani perché appunto la marinatura fa sì che la carne diventi molto più tenera, perda un po' anche quel sapore forte di selvaggina. Questo è un maiale selvatico, è un cinghiale selvatico, quindi sicuramente ha un sapore molto intenso. Ok, anche questo è osso, perfetto. Allora questo lo facciamo con il finocchietto, come abbiamo detto. Come si fa? Molto semplicemente facciamo scaldare l'aglio, che lascio in camicia, schiaccio appena perché sprigioni un pochino più di sapore, il peperoncino e olio. Ok, andiamo ai fornelli. Allora, terza e ultima preparazione di cinghiale al finocchietto selvatico. Ho acceso la fiamma sotto questo pentolino, qui ho messo l'olio, l'aglio e il peperoncino. Ok, il cinghiale ce l'ho già qui pronto, l'abbiamo visto prima come abbiamo pulito tutto. Facciamo scaldare un pochino l'olio. Mentre ci sono questi tempi morti, voi prendete il vostro finocchietto selvatico e lo spiumate un po' così, in questa maniera molto poco divertente. Si leva questi gambi duri. Ok, in questa maniera qui c'è il finocchietto, leviamo soltanto la barba, quella esterna, e togliamo i gambi più duri.
Questo lo faccio nelle pause mentre attendo che la carne si rosoli. Allora qui si sta rosolando bene l'aglio, lasciamolo un altro minutino. Ok, allora ci andiamo a mettere il cinghiale. Deve fare questo rumore, così la carne adesso si diciamo sigilla tutta per bene e rimane poi tenera. Perfetto. Mentre lui si rosola bene, continuo con questo simpatico lavoretto. Allora, il cinghiale sta rosolando ben bene, eccolo qua, è tutto bello sigillato. Allora ci metto il sale, mentre rosolava le ho levato il peperoncino e l'aglio che ormai avevano dato il loro contributo. Allora, sale e poi pepe. Ok, vino bianco abbondante, sempre dove non c'è la carne. Facciamo riprendere il calore, evaporare la parte alcolica. Nel frattempo faccio vedere il risultato del mio lavoro di spiumaggio del finocchietto, che sembrava tantissimo, invece poi alla fine è questa quantità qui. È molto profumato, ovviamente. Sa di finocchio, deve piacere. Io non sono un amante dei semi di finocchio, per esempio, però il finocchietto, specialmente con il cinghiale, mi piace parecchio, quindi semmai dategli una chance. Perfetto, la parte alcolica è evaporata, andiamo col finocchietto e lo amalgamiamo al tutto. Sentirete subito come prende il calore l'odore del finocchio. Ok, abbasso la fiamma, lascio cuocere un quarto d'ora circa così aperto. Quando sarà un po' ritirato tutto il liquidino lo copro e lo faccio cuocere almeno un'altra oretta, quindi ci vediamo tra un'oretta abbondante. Eccoci, allora il cinghiale al finocchietto, che spettacolo, ha cotto un'oretta e un quarto, un'oretta e mezzo. Adesso ne prendo un paio di pezzettini e li assaggiamo insieme, facciamo così. Ovviamente poi ci si mangia anche un quintale di pane, quello purtroppo sono i rischi, diciamo, del mestiere. Ecco, tutti bocconcini, profumo meraviglioso. Allora sentiamo, la carne è tenera, cotta, buono. Si sente bene il finocchietto, ci sta benissimo. Voglio assaggiare un altro pezzettino, guardate che carne. Questo è tipo muscolo, buonissimo. Provatelo, perché così viene veramente particolare ed eccezionale. Alla prossima!